Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Benvenuti cari amici su Underground Sea per un video dedicato all'EDH con un occhio al budget, come sempre coadiuvati dal canale YouTube Dungeons & Endless Guide, per una nuova build che prova ad affrontare il formato multiplayer con un investimento contenuto. Questa volta vogliamo alzare ancora di più l'asticella, passando da una build a 3 colori a una a 5 colori, provando a sfatare il mito con cui, se non investi pesantemente nella mana base, non puoi ipotizzare di realizzare un archetipo funzionale neppure nel DH. Invece, complice questa leggendaria, strana e intrigante, ci addestreremo in un regno in cui le magie e i costi con il mana specifico non saranno mai un problema, provando a riscrivere le regole del gioco anche contenendo la spesa, senza però perdere in efficacia. Questa volta parleremo di Jenson Cartalion, Druid Exile. Abbiamo a che fare con una creatura all'apparenza poco incisiva, a meno di superare le sue restrizioni sul fronte del ruling, anche se, con le dovute accortezze, possiamo provare ad abusare delle sue particolari abilità, ma andiamo con ordine, esaminando le sue caratteristiche. Con 2 mana, 1 verde e 1 bianco, abbiamo un druido umano con forza 2 e costituzione 2, che presenta un paio di abilità orientate a valorizzare specificatamente le magie multicolore. Nella prima abilità abbiamo, ogni qualvolta lancia una magia multicolore profetizza 1. Se quella magia era di tutti i colori, crea una pedina creatura angelo 4/4 bianca con volare e cautela. Mentre nella seconda c'è, paga 5 mana generici e tappa, aggiungi un mana bianco, 1 blu, 1 nero, 1 rosso e 1 verde. Se la prima abilità appare intrigante ma necessita di un comparto magie spinto con almeno 3 colori al suo interno e con dei vincoli soprattutto nella seconda parte, gratificanti ma molto difficili da sostenere, tutto comincia a prendere forma nella sua seconda abilità. Come vedremo, filtrare e produrre molto mana alla base di questa build, che scatenerà tutto il suo potenziale in un vortice di magie e vantaggi, che ci porteranno sicuramente a mettere in crisi l'intero party e perché no, anche a vincere con i giusti enabler. Un approccio alle partite estremamente fruttuoso e variegato con questo Jenson Cartalion Druid Exile, pronto a sfoderare le sue arti magiche per governare tutti i colori, alla fine come fossero uno solo. Con un generale come Jenson Cartalion Druid Exile, che da un lato trae vantaggio dalle magie multicolore, mentre dall'altro riesce a fissare il mana, per castarle con maggiore facilità, abbiamo tutti i presupposti per costruire una lista insolita, divertente, ma anche molto performante. Di certo andremo a inserire molti effetti di ramp, tra Far Wanderings e Reshape Vert, che siano in grado di farci scegliere qualsiasi terra e colore, così da darci modo di avere tutto quello di cui abbiamo bisogno per lanciare senza intoppi le nostre magie multicolore. Un ottimo elemento che ci aiuterà in tal senso è il Word Tree, che trasformerà ogni terra in una Command Tower, così da avere sempre il mana necessario per tutti i colori presenti in questa build, che andrà a sfruttare al meglio delle magie multicolore. Anche con Meeting of the Five cercheremo sinergia tra la massa di carte a 3 colori che inseriremo nella lista, con questa particolare magia che ci darà modo di scavare in profondità nel grimorio in cerca di carte interessanti per svoltare la partita. Tra i vari cicli dedicati ai charm presenti in molti set, agli ultimatum presenti in numero minore, più costosi ma molto più impattanti, avremo di che divertirci lanciando queste magie che potranno facilmente spostare l'equilibrio delle partite in nostro favore. Infine un'ultima considerazione per una carta, Sphinx Summoner, che in realtà è stata inserita per sbaglio in questa build, visto che non è in grado di tutorare pezzi presenti nel mazzo, verrà sostituita con Mythos Mastery, carta decisamente più impattante, per il pazzo gameplay che viene presentato in questa lista. Se già nelle premesse appare evidente la necessità di valorizzare al massimo l'abilità offerta da Jenson Cartalion Druid Exile, pur mantenendo un budget contenuto, è evidente che dobbiamo infarcire la lista di magie con almeno 3 colori per ottenere una build consistente. Non possiamo però ipotizzare una lista simile senza una serie di effetti che puntano a trovare qualche carta chiave, e con Fire Elves, Trophy Mage, Fabricate, Wild of Invention e con Flux ci doteremo di qualcosa di utile per spaziare tra i 99 con una maggiore consistenza. Fondamentale sarà ottenere mana colorato in fretta e viste le limitazioni imposte dal budget a disposizione andremo a sfruttare alcune tech a partire da un paio di creature, Storm King Artist e Wood Elves, che ci daranno tesori e una foresta per iniziare a incrementare le fonti a disposizione. Queste scelte, chiaramente, non sono sufficienti, ma qui, con l'aiuto di diverse magie, ben 15 tra Collective Voyager, Growth of the Ashes, Peer Wilm, Roiling Regrowth e Tempo with Discovery, infarciremo la lista di ramp effect, prediligendo però alcune scelte mirate. Dobbiamo poter spaziare su tutti i colori, quindi meglio a questo punto scegliere carte che ci fanno trovare terre base non specificando nel tipo, così da darci modo di stabilizzare le fonti di mana in campo, alimentando in ogni occasione tutte le giocate a nostra disposizione. Risolto in modo egregio la possibilità di aumentare il mana in campo, adotteremo alcune tech, come Archmage Emeritus, per pescare nuove carte, approfittando dell'alta densità di magie che inseriremo tra le 99, puntando a valorizzare il generale e le altre interazioni di contorno.
Abbiamo però un altro modo per agevolare il cast delle magie, in particolare quelle più esose, attraverso Joda Archmage Eternal, che con il suo effetto ci può ridurre a 5 mana specifici l'attivazione di carte potenti, molto prima del previsto. C'è però un'altra tech che ci permette di valorizzare le mana e le numerose magie, Ral Storm Conduit, che con il suo CPF ci può di fatto non solo raddoppiare l'effetto dei nostri cast, ma danneggiare i bersagli o giocatori molesti, per un controllo del match molto più incisivo. Abbiamo anche un artefatto, Threefold Signal, che unisce a un effetto simile del generale un copy effect anche multiplo, potendo sfruttare mana generico in abbondanza, anche più volte, incrementando di molto l'efficacia delle magie che andremo a replicare. Altra carta molto potente in questo mazzo è Jeskai Ascendancy, sia perché ci dà modo di fare card selection, sia perché interagisce con il tap effect del generale, gonfiando le statistiche sue o di altre creature in campo, convertendo il nostro board in un'orda molto pericolosa in breve tempo. Con tutti gli elementi fin qui elencati appare chiaro il potenziale del comandante, nell'ottica di avere molto mana e molte magie con almeno 3 colori specifici al loro interno. Ora si tratta di capire se esiste, con un budget contenuto, una massa critica rilevante per soddisfare i vincoli di questo druido umano. Con diverse carte, alcune delle quali alla base anche di mazzi più blasonati, vogliamo dare al nostro Jenson Cartalion Druid Exile tutti gli strumenti per rendere i suoi effetti utili e facilmente ottenibili, con un buon numero di carte che abbiamo sempre 3 colori di mana specifico al loro interno. Ma alla fine, quante magie potremo utilizzare per questa build? In realtà moltissime, prendendo a piene mani da diversi cicli sparsi tra vari set nel presente e del passato, a partire dai molti charm che sono piovuti a più riprese negli anni e che sono accessibili nel formato. Tra quelli di Planeshift a quelli di Shard of Valara, passando per quelli più recenti di Tarnok Tarkir e Street of New Capenna, abbiamo accesso a una marea di carte flessibili e versatili, adatte a replicare agevolmente, con i mezzi a disposizione, a tutto il party senza sforzo. Non solo, anche perché ci sono alcune magie dei cicli Ultimatum provenienti rispettivamente da Shard of Valara e di Coria all'Aero Behemoth, che sono sì costose, ma possono spostare di molto in nostro favore la partita, in particolare se saremo in grado di copiarne gli effetti o di giocarle prima del previsto. Nonostante abbiamo un obiettivo sfidante nel costruire con Jenson Cartalion Druid Exile una lista economica ma allo stesso tempo basata su 5 colori, è chiaro che gli spazi di manovra per incrementare il power level di questo mazzo saranno sempre molti. Immaginiamo ad esempio quanto possa essere potente Bloom Tender, anche solo con il generale in campo, quanto mana colorato ci potrebbe offrire, per capire anche come un mana dork come questo può aiutarci ad accelerare la nostra azione. Anche con Esika God of the Tree, o meglio il suo retro The Prismatic Bridge, avremo modo di utilizzare con il massimo profitto i pochi permanenti presenti nella lista, così da avere un tutore potente che può metterci in campo qualche enabler per le nostre strategie, senza neppure spendere mana nel processo. Un altro mana dork molto efficace per la nostra lista è Giganta Velvet Spring, che finirà dritto tra le 99, visto il suo vincolo come companion, non è adatto alle magie presenti, ma può comunque essere in grande aiuto per stabilizzare il mana, il che è ottimo se non vogliamo investire troppo nella mana base. Con Jeska's Will invece proviamo a fare veglio anche con l'aiuto del generale, visto che potremo convertire il suo mana rosso in quello spettacolare offerto dal nostro druido umano, ottimizzando al meglio il suo impulsive draw, visto anche la mole di istantanea a disposizione. Come ulteriore scorciatoia per i costi di cast più elevati potremo dotarci di Fist of the Sun, un artefatto dal grande potenziale che va in coppia con Joe Archmage Eternal, risultando più resiliente e più facilmente tutorabile con i mezzi già presenti tra le 99. Se vogliamo una maggiore stabilità tra le fonti di mana, utilizzando terre doppie, che però entrano tappate, Amulet of Vigor potrebbe venirci in soccorso per far entrare stappate qualsiasi il nostro permanente, per un boost di velocità e performance non indifferenti. Di certo con Training Grounds potremo persino trasformare il nostro comandante in un mana dork estremamente efficace, riducendogli 2 mana generici i costi di attivazione della sua seconda abilità, per un boost di risorse indubbio, in particolare nei primi turni, visti i costi di queste 2 carte. Per finire, con Prismatic Omen, avremo un modo perfetto per avere sempre il mana giusto in ogni occasione, senza stravolgere il contesto concepito in questa build, che è sì economica, ma ha molti elementi di spicco per adattarsi anche alle situazioni più disparate. Siamo arrivati alla conclusione di questo primer che si è concentrato su questo Jenson Cartalion Druid Exile, per una build che ci offre un approccio alle partite estremamente flessibile e dinamico, in cui le magie la fanno da padrone, anche in un contesto pentacolare, senza investimenti esagerati, aprendoci le porte a varianti anche più esose, senza però stravolgerne il concept iniziale. Ringraziamo Dungeon Landers Guide per averci offerto l'opportunità di collaborare a questo video e non mancheremo di ripetere questo tipo di contenuti, certi di fare cosa gradita ai nostri cari ascoltatori. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.